ragazzi, oggi testiamo e recensiamo il Pure Contact con G3 Fusion, terza edizione. Come si comporta in campo? Seguitemi, lo scoprirete. Il lattice G3 Fusion, una base di lattice G3 su cui vengono applicate spruzzate particelle di lattice R3 e AX2 che in teoria dovrebbero aumentare resistenza all'abrasione e grip sul bagnato. Il riscontro che dà sul campo è un lattice super colloso, dalle grandissime prestazioni sull'asciutto, si difende bene anche abbastanza sul bagnato, ma in questo caso bisogna porre abbastanza cura nell'attivazione del lattice, nel mantenerlo sempre col giusto grado di umidità, perché siamo lì, è una linea che ti fa passare dall'ottima prestazione sul bagnato a una scadente prestazione sul bagnato. Per quanto riguarda poi invece la resistenza all'abrasione, è una resistenza all'abrasione che è nella media. Ho notato che in questo guanto in particolare, vedremo dopo il motivo, tende a rovinarsi maggiormente sulle punte delle dita e niente, comunque è un lattice da partita, uno dei migliori sul mercato. Il taglio è il taglio Evolution Negative, è rimasto per lo più uguale alle vecchie edizioni, cambia solamente qua sul dorso, sulla base della mano, dove rientra leggermente, fa un piccolo wrap, ricorda un po' più il guanto di Handanovic in questa sua evoluzione, cosa che fa anche sul pollice. Infatti non abbiamo più la cucitura netta, sempre negativa, che faceva sul Pure Contact prima e seconda edizione, ma il lattice gira leggermente in più sul pollice per aumentare la superficie di presa. In generale comunque un taglio che, come detto tantissime volte, offre buona superficie di presa con una grandissima sensibilità, e ribadisco che è probabilmente il taglio preferito del sottoscritto sul mercato. Per quanto riguarda il dorso abbiamo anche qua delle piccole modifiche come abbiamo visto sul taglio. In questo caso abbiamo un'applicazione più massiccia di silicone al di sopra del neoprene che compone la struttura, abbiamo un'applicazione importante qua sulla base, sul cinturino, sul polsino, che rende anche l'ingresso del guanto leggermente più difficoltoso, perché comunque il fatto che è stata aumentata la quantità di silicone rende il guanto leggermente più massiccio e un po' più rigido. Rimane comunque un guanto super leggero e super aderente, però comunque si avvicina un po' più magari a chi cerca una via di mezzo tra un guanto estremamente leggero e un guanto mediamente leggero. L'applicazione di silicone che aumenta anche sulle punte delle dita, che va a creare quel difetto che abbiamo detto prima per quanto riguarda l'usura delle punte delle dita. Infatti la cucitura è leggermente più netta, un po' più brusca, diciamo, non è morbida come nel precedente Pure Contact che aveva un po' meno di silicone, e questo porta a un'usura un po' più veloce del lattice, cosa che comunque più di tanto non influisce sulle prestazioni. In generale quindi rimane un guanto super leggero, leggermente un po' più rigido, ma durante l'utilizzo non si nota più di tanto questa differenza.
quanto riguarda il polsino, come tutta la serie Pure Contact, è costituita dallo stesso corpo che poi va a costituire un po' tutta la struttura. Per quanto riguarda invece il cinturino, è il solito cinturino che fa mezzo giro sul polso, rimane sempre in neoprene, non viene applicato silicone in questo caso, come in tutto il resto del dorso. L'unica cosa che ho notato è che il cinturino è leggermente più lungo per il mio polso, è una cosa un po' negativa perché arriva proprio alla fine della corsa e rimane un po' svolazzante, però insomma poi dipende dalla vostra corporatura. In conclusione, il Pure Contact rimane comunque uno dei guanti, per quanto riguarda la categoria leggeri, migliori sul mercato. Personalmente lo preferivo nella scorsa edizione per quanto riguarda la leggerezza del dorso, infatti il dorso era un po' più morbido, un po' meno rigido per la mancanza di tutto questo silicone che è stato applicato in questa terza edizione. Per quanto riguarda poi il lattice, abbiamo il solito lattice G3 Fusion che va benissimo su asciutto, va anche abbastanza bene come detto sul bagnato. L'unica accortezza è quello di tenerlo pulito, perché se viene sporcato, ma un po' come tutti i lattici, ma in particolare il G3 Fusion, se si sporca tanto perde veramente, diventa una saponetta e si crea una patina veramente ingestibile sul palmo. La cucitura un po' diversa sulla base del palmo e del pollice e anche qua del prolungamento del palmo sul polsino mi è piaciuto. Sono cose che sicuramente hanno migliorato, non hanno fatto una rivoluzione, ma sono aspetti positivi. Quindi in generale rimane comunque uno dei miei guanti preferiti. Io non posso che consigliarvelo se cercate dei guanti molto leggeri con un lattice molto prestante. Sembra di aver detto tutto. Se avete dubbi, perplessità, commenti da fare, fatemi qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto agli amici della Charlotte Vlogs.